Ciao amici, bentornati su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel video di oggi, quindi prima di cominciare ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video con chi ama seguire queste storie. Grazie di cuore per il vostro sostegno. I media tornano a ronzare senza sosta e, ancora una volta, i riflettori sono puntati su una coppia amatissima e chiacchierata, Barbaktas e Yağmur Yüksel. La loro vita privata è finita in prima pagina per mesi, tra sussurri, ipotesi e smentite, ma ora è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Sarebbe trapelata una vecchia lettera d'amore, scritta di suo pugno da Yağmur e custodita, fino a poco tempo fa, solo tra poche mani fidate. E proprio in quelle righe, nate in un momento di fragilità e verità, emergono particolari inattesi sul suo passato con Bare Suldemir, quel nome che evoca un periodo preciso della loro storia, un ruolo, un soprannome, un modo di chiamarlo che racchiude ricordi, set, attese e, a quanto pare, molte ferite non del tutto rimarginate. La lettera colpisce per la trasparenza con cui Yağmur si lascia andare. Niente filtri, nessuna patina da copertina, soltanto la voce di una donna che confida i propri turbamenti, che ammette paure e desideri, che registra, nero su bianco, entusiasmo e delusioni. Chi l'ha letta parla di una sincerità disarmante, del tipo che si condivide solo in un giro strettissimo di amici, quando non si teme il giudizio e si crede davvero che quelle parole resteranno al sicuro. Eppure, è proprio da quelle righe private che oggi spuntano le sfumature più complesse del legame con Bar, i momenti di intesa assoluta, gli sguardi complici prima che le luci si accendessero, ma anche le crepe sottili che, con il tempo, hanno iniziato a farsi sentire, silenziose e inesorabili. Tra i passaggi che hanno scosso il pubblico, uno ha fatto trattenere il fiato a migliaia di fan. In una frase breve, come un colpo secco, Yağmur scrive: alla fine ho visto il vero volto di Bare e mi ha scosso nel profondo. Una sola riga, ma tanto basta per accendere interrogativi, congetture, ricostruzioni ardite. Cosa voleva dire davvero? Riferimento a una delusione improvvisa, a una scelta professionale interpretata come un tradimento, a una distanza nata senza colpe ma cresciuta di giorno in giorno? Dentro quella frase c'è il segno di un problema grande, uno di quelli che non si spiegano con un litigio qualsiasi. Ed è per questo che l'intero fandom, diviso tra protezione e curiosità, si è acceso all'istante. Al tempo stesso, la lettera rivela una Yağmur che molti non avevano mai incontrato davvero. Non la figura sempre impeccabile davanti alla camera, ma una donna che lotta con la vulnerabilità, che si riconosce fragile e coraggiosa, forte e stanca, determinata e spaventata, spesso nella stessa pagina. C'è dolcezza nel modo in cui descrive i primi giorni, la promessa che sembrava racchiusa in ogni nuovo progetto, le parole scambiate a bassa voce dopo le prove, le mattine in cui un messaggio bastava a cambiare l'umore. C'è ammirazione, certo, e poi un'accumulata confusione, il senso di non capire più quando i ruoli di scena finissero e quando iniziasse la verità. È qui che torna quella parola, Demir, una presenza sottile eppure ingombrante, perché per molti è soltanto un nome, mentre per loro due significa un tratto di strada condivisa, un segreto linguaggio di coppia e, infine, una distanza improvvisa. Appena la lettera è circolata, i social sono esplosi. Una pioggia di messaggi ha raggiunto Yağmur, c'è chi le ha scritto per dirle che si è sentito visto, chi le ha confidato storie simili, chi ha ringraziato per aver ammesso di non essere invincibile. Altri, invece, hanno rivolto lo sguardo a Bar, chiedendosi come avrebbe reagito a un'ammissione così intima, così densa di malinconia. Avrebbe fatto un passo avanti pubblicamente? Avrebbe preferito il silenzio? Il suo team avrebbe lasciato correre o avrebbe invitato alla prudenza? Finora, si mormora, la linea è stata misurata, poche parole, molti sguardi, attenzione a non gettare benzina sul fuoco. Eppure, tra gli addetti ai lavori c'è chi sostiene che una risposta, anche solo indiretta, prima o poi arriverà. Dopo mesi di voci, mezze frasi e smentite, questa lettera aggiunge una forma nuova di chiarezza, ma non cancella il mistero. Alcuni tasselli vanno al loro posto, altri si spostano ancora di più. Il tono emotivo è innegabile, leggendo, si percepisce quanto quella relazione abbia toccato profondamente Yağmur.
Non è un racconto freddo, non è un elenco di fatti, è una mappa di emozioni. Si alternano stupore e delusione, attesa e disincanto, abbracci e solitudini. Le sue parole illuminano un sentimento che è stato grande, anche quando era silenzioso, una storia che contava, anche quando la si fingeva leggera. E, soprattutto, mostrano che, qualunque cosa sia successa, nulla è stato superficiale. C'è un passaggio in cui si intuisce quanto per lei fosse importante proteggere ciò che avevano costruito. Avrei voluto blindare il nostro tempo, coprirlo con una campana di vetro, per non farlo toccare a nessuno. È qui che l'eco di Demir torna come un richiamo, non tanto a una persona terza, quanto a un periodo scandito da orari, copioni, rinvii, decisioni prese all'ultimo, in cui il nome di una parte interpretata o di un progetto diventava il simbolo di una scelta. Il confine tra loro e tutto il resto si era assottigliato, e anche la più piccola crepa iniziava a fare rumore. In quel rumore, Yamur ha cercato di ascoltarsi. Intanto, i commentatori più attenti notano la cura con cui lei parla di Bar. Non c'è livore gratuito, non c'è la volontà di puntare il dito. C'è il dolore, sì, ma anche il riconoscimento di ciò che è stato bello. A tratti sembra quasi chiedere scusa a se stessa per non essere stata capace di dire qualcosa prima, o di capire un segnale. E c'è un altro dettaglio che ha colpito: la lettera, per quanto accurata, non cerca colpevoli. Non dipinge Bar come un antagonista. Piuttosto, descrive la fatica di due persone in mezzo a pressioni grandi, a un mondo che chiede costantemente di essere all'altezza, a una platea che applaude e allo stesso tempo giudica, alle agende che allontanano quando invece ci sarebbero bisogno e vicinanza. Le redazioni che seguono la coppia da vicino suggeriscono che questa non sia l'unica rivelazione pronta a venire, a galla. C'è chi parla di scatti inediti, di note vocali salvate e poi cancellate, di bozze mai inviate rimaste in archivio. Nulla di eclatante sul piano del gossip più rumoroso, ma abbastanza per continuare a interrogare il pubblico su come si sopravviva all'amore quando tutto intorno chiede spettacolo. In ogni caso, la profondità emotiva della lettera ha trasformato l'argomento in trend, se ne parla ovunque, dalle pagine fan ai salotti televisivi, e c'è da credere che l'attenzione durerà ancora a lungo. Dietro l'immagine forte e composta che Yamur offre sullo schermo, queste righe lasciano intravedere una giovane donna sensibile, autentica, che ha amato senza difese e che, proprio per questo, ha conosciuto la paura di perdere. Non c'è traccia di cinismo, al contrario, la sua è una lingua piena di sfumature, in cui la vulnerabilità diventa una forma di coraggio. È per questo che i fan, leggendola, hanno la sensazione di scoprire un capitolo della sua vita come non era mai stato accessibile prima. E in quel capitolo, Bar non è un fantasma o un pretesto, è presenza reale, talvolta insostenibile, talvolta indispensabile, come lo sono le persone che contano davvero. La discussione che ne è nata nel mondo dell'intrattenimento ha contorni nuovi. Non siamo davanti all'ennesimo pettegolezzo gridato, ma a una riflessione collettiva su che cosa significhi amarsi quando tutti guardano. Si parla di confini, di privacy, di quegli attimi in cui sarebbe stato necessario chiudere la porta e invece la porta è rimasta socchiusa. Per alcuni, il punto cruciale è tutto in quegli "ho visto il vero volto". C'è chi lo legge come una delusione personale, chi come la scoperta che la persona amata è anche un professionista con priorità diverse, chi come il semplice momento in cui si cresce e ci si accorge che il racconto ideale non coincide con la realtà. Per altri, invece, il cuore sta nel coraggio di aver lasciato traccia di un sentimento, pur sapendo che un giorno avrebbe potuto ferirla. Sulla reazione di Bar, le ipotesi si sprecano. Qualcuno giura di aver colto, in un'intervista recente, una pausa più lunga del solito quando il discorso ha sfiorato la parola "ho passato". C'è chi sostiene che un gesto gentile, forse una canzone condivisa in una storia, sia stato il suo modo di dire "ho letto e ho capito". Altri pensano che il silenzio, per ora, sia la scelta più elegante. In ogni caso, gli osservatori concordano su un punto: se e quando parlerà, userà la misura che lo contraddistingue, evitando di trasformare un dolore intimo in uno spettacolo. La gestione dell'ondata mediatica, nel frattempo, è una partita a scacchi. Gli staff invitano alla calma,
I brand monitorano i commenti, gli amici di sempre si stringono attorno a loro. Alcuni colleghi hanno già preso posizione, sottolineando quanto sia difficile, in questo mestiere, tenere insieme il cuore e l'immagine. Nessuno, però, può davvero sapere che cosa accada tra due persone quando le telecamere si spengono. Ed è proprio questa impossibilità a sapere tutto che mantiene viva la curiosità, ma anche il rispetto di chi, oltre al clamore, riconosce la verità di un sentimento passato attraverso giorni luminosi e giornate opache. Se c'è una domanda che resta sospesa, è questa: che cosa ne sarà di quelle parole adesso che sono diventate pubbliche? Diventeranno un ponte o una nuova ferita? Ci sarà spazio per una conversazione privata, per una spiegazione, per un abbraccio che non deve rendere conto a nessuno? Oppure il tempo, più di ogni dichiarazione, farà il suo lavoro, posando la polvere, restituendo ai ricordi una forma più gentile? Per ora, l'unica certezza è che quella lettera non era pensata per noi, eppure parla anche a noi, che ci specchiamo nelle sue esitazioni e nelle sue speranze. Intanto, la coppia resta, volente o nolente, al centro dell'attenzione. Ogni nuova comparsa di Yamur viene letta come un indizio, ogni passo di Bar come una presa di posizione. È il paradosso della fama: le cose più umane, come amarsi e perdersi, diventano materiale di discussione pubblica. Eppure, se c'è qualcosa che questa vicenda ci ricorda, è che dentro i nomi noti battono cuori comuni, che sbagliano, tentennano, resistono. Forse è proprio per questo che tanti hanno reagito con affetto, spingendo più sulla protezione che sulla curiosità aggressiva. Con il passare dei giorni, emergeranno forse ulteriori dettagli sul passato di Yamur e Bar, su quel periodo chiamato, con una sola parola, Demir. Non per scavare nel dolore, ma perché ogni storia importante lascia tracce che chiedono di essere capite. E se questa lettera è diventata un caso, è soprattutto perché contiene verità emotive che vanno oltre loro due. La tendenza del momento non è fatta di urla, è fatta di pagine lette in silenzio, di respiri trattenuti, di messaggi privati inviati a chi si ama, quasi per dire: io ho imparato qualcosa anch'io. Noi continueremo a seguire con attenzione e rispetto ogni sviluppo, pronti a raccontarvelo con la stessa cura di oggi. Per adesso, il nostro racconto si ferma qui: una lettera, una voce, due nomi che si cercano tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere. Ed è così che, nel mondo dello spettacolo, si apre una nuova discussione, l'ennesima, ma forse non la solita, perché nasce non da un clamore costruito, ma da un sentimento scritto a mano. La parte più dolorosa di un passato condiviso da Bar Baktas e Yamur Yüksel torna al centro della scena e, proprio per questo, li riporta una volta ancora sotto i riflettori, tra applausi, domande, silenzi. Se il tempo porterà conciliazione o nuove distanze, lo scopriremo insieme. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividetelo con chi segue queste storie con il cuore. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!